Voglio preparare le braciole per due motivi. Il primo è che ogni braciola corrisponde a una monoporzione e quindi quella è la quantità di carne che devo assumere in un pasto. Il secondo motivo per cui voglio fare queste braciole è che queste vengono cotte lungamente nella salsa di pomodoro ottenendo un sugo ristretto. Questo sugo è eccezionale per condire la pasta. Si può utilizzare sulla pasta quella comprata, quindi la pasta secca, ma ancora meglio sui formati di pasta fresca. Infatti questo sugo io lo andrò a congelare e poi lo utilizzerò in due ricette che a breve farò e caricherò sul canale, che sono il rotolo di spinaci e i ravioli con gli spinaci. Sono due ricette che sono molto simili, per cui utilizziamo lo stesso sugo, utilizziamo la ricotta, utilizziamo gli spinaci, però vi faccio vedere che con gli stessi ingredienti riusciamo a ottenere due piatti completamente diversi che sicuramente vi piaceranno e che faranno la gioia dei vostri commensali. Quindi andiamo a vedere come facciamo queste braciole, ma soprattutto facciamo un po' di sugo in più perché questo poi ci tornerà molto utile. Andiamo. La braciola non è altro che una fetta di carne di vitello tagliata abbastanza sottile che viene avvolta su un ripieno morbido. La carne che io impiego è la punta di natica. La fetta della punta di natica è molto regolare, quindi è molto facile fare l'involtino e poi legata con dello spago da cucina. Per fare il ripieno io utilizzo la mollica di pane. Questo è pane del giorno prima, quindi è un pane che si è un poco asciugato. Andiamo a togliere la scorza e la sbricioliamo. Mettiamo un uovo. Mettiamo un pochino di prezzemolo, uno spicchio d'aglio, una presa di sale, il parmigiano, e il pepe. Mescoliamo amalgamiamo il tutto e ora possiamo andare a fare la braciola. Preparare la braciola è veramente molto semplice. Se c'è del grasso, questo va tolto e si mettono le fettine di salame. Poi mettiamo un poco di mollica e un pezzettino di carota. Per chiudere la braciola andiamo a piegare le parti esterne e laterali verso l'interno e poi possiamo rigirarla. Per legare l'involtino prendiamo lo spago da cucina, lo passiamo sotto la carne e facciamo un primo nodino. Ora il filo lo passiamo sulla lunghezza e andiamo ad annodare. Ora dobbiamo fare un secondo giro, giriamo attorno alla carne e qui facciamo un altro nudo. E abbiamo fatto. In una casseruola capiente mettiamo l'olio. E mettiamo gli involtini.
Facciamo rosolare con la fiamma molto viva e li giriamo. Li ho fatti rosolare per bene per 10 minuti e adesso mettiamo il sale e dei pezzettini di carota. Facciamo rosolare anche un po' con la carota e poi aggiungiamo il pomodoro. E ora possiamo aggiungere il pomodoro. Mettiamo un coperchio, abbassiamo la fiamma al minimo e lasciamo cuocere dolcemente. E dopo circa un'ora e mezza le nostre braciole sono cotte. Le braciole sono tenerissime e vedete quanto sugo abbiamo ottenuto. Possiamo metterlo sulla pasta, veramente è molto buono da provare.